Buongiorno elettronauti, come vi avevo anticipato nel video uscito questa mattina, oggi siamo con Estrema Fulminea e Gianfranco Pizzuto. Ciao Gianfranco. Ciao caro. Ti va di rispondere a un paio di domande? Ci devo pensare, ma penso di sì perché sei te e mi sei simpatico. Troppo buono. Gianfranco, buongiorno, grazie mille per l'invito e per esserti prestato anche per questa intervista. È un piacere, tu sai, ti ho detto prima quando sei arrivato che io seguo 3 canali YouTube dedicate alle auto elettriche. Quello italiano è il tuo, perché penso che sia informativo e, come dicono gli americani, entertaining. Quindi non rischi di addormentarti. Cerco sempre di strappare un sorriso quando posso. E ci riesci, complimenti a te. Grazie. Il progetto di Fulminea è veramente molto ambizioso. Innanzitutto complimenti per essere riuscito a risollevarti in così breve tempo dal fallimento di Fisker. E volevo appunto chiederti com'è stato chiudere un progetto, partire con uno nuovo e cambiare completamente rotta, cioè passare da un'auto un po' pensata per la massa invece a sviluppare un hypercar come la Fulminea. Beh sì, sai, anche lì nel 2007 in realtà non era una macchina sempre, come dici te, per la massa, ma era un'auto premium. Era comunque un'auto premium, chiaro. Sì, perché comunque costava sopra i $100.000 in America e sopra i €100.000 qui, quindi sei comunque in un settore premium. Diciamo che invece qui nel caso della Hypercar innanzitutto avevo giurato a me stesso che non avrei mai costruito un'altra auto, che mi sarebbe bastato, ma poi la passione non si comanda, no? E diciamo che c'è stata l'influenza della pandemia. Io penso avrei dovuto andare 6 mesi in Uruguay per un progetto di mobilità elettrica proprio per quel paese, perché è uno dei pochi paesi al mondo che genera energia pulita al 100% da fonti rinnovabili. Ero a casa e dopo penso qualche settimana, 10 giorni, 15 giorni, ricevo un WhatsApp da Massimiliano Zocchi e scrive: ma perché non rilevi un team di Formula E? E io ho detto, ma tu sei fuori, no? Cioè la mia prima cosa, dico, ma tu sei fuori, la pandemia, cosa c'hai? Ti sei preso, sei in ospedale, non sai cosa scrivere. Allora ho chiamato questi miei conoscenti, che sono persone che conosco da tanti anni, ingegneri, gente che è stata appunto già in Formula E, quindi conosce, non puoi prendere una persona che non ha esperienza di racing, eccetera. E quindi mi sono messo dietro a un team, ho scoperto che tra i team c'era NIO che poteva vendere perché era un attimino in difficoltà finanziaria con l'azienda cinese, no? Ho iniziato la trattativa, ero giunto quasi alla conclusione e poi praticamente un paio di giorni prima della firma del contratto hanno deciso che invece non vendono, non cedono perché avevano ricevuto i finanziamenti. E allora dico a Massimiliano, adesso cosa facciamo? E Massimiliano fa, fai una hypercar elettrica, così, no? Dico, cosa facile. È una cosa facile. E allora anche lì col team ho creato questo WhatsApp group che si chiamava Progetto, e si chiama tuttora Progetto Hypercar, perché non sapevo come si chiamava, cosa avremmo fatto, eccetera. Ho detto facciamo Progetto Hypercar. E da lì a settembre ho chiesto a 2 ragazzi di Torino che si chiamano Luigi Memola e Alessandro Fini, che fanno parte di una società che si chiama Epta Design. Se vuoi è una novella Pininfarina, Giugiaro eccetera, ovviamente non hanno quel blasone, ma hanno molta capacità e allora avevo chiesto a loro di farmi 2 proposte di hypercar e ho detto fatemene una fra virgolette tradizionali e una estrema. Fatemi una proposta estrema, non pensavo in quel momento che poi avremmo chiamato l'azienda estrema, no? Certo. Quindi Roberto Olivo, io, Luigi Memola e Alessandro Fini seduti al tavolo con l'iPad davanti e con le immagini che scorrevano che mi facevano vedere quello più tradizionale che alla fine mi sembrava troppo una Ferraghini e gli ho detto vedi questo è il rischio che poi tu faccia una Ferraghini, no? Allora ho detto no, via, no, e fatemi vedere l'estrema, la proposta estrema, e la proposta estrema era questa? Sì, diciamo non era ancora così, però era abbozzata, era questa. Allora ho detto questa, ci ho messo poco perché... È arrivato veramente in poco tempo. In poco tempo, è stato quindi, fai conto, marzo-aprile, tentativo Formula E, poi ok, progetto Hypercar, poi settembre le prime proposte di stile. A febbraio c'è stato, quando appunto tutti i pezzi del puzzle si sono uniti,
e c'è il freeze del design dove devi dire adesso basta, È quello. perché sennò non finisci Certo, mai. certo. E quindi da questo design freeze febbraio andare in modelleria, fare il modello, decidere quali sono poi le modifiche da fare, andare in Galleria del Vento. Abbiamo lavorato col Politecnico di Torino per la Galleria del Vento perché devi affinare anche lì, perché se hai delle turbolenze ovviamente non puoi farlo, quindi altre modifiche. Poi a più o meno fine marzo, primi di aprile, abbiamo iniziato a costruire il modello in scala 1:1 che abbiamo qua alle nostre spalle e l'abbiamo presentato il 13 di maggio. Tu pensa, come sempre, abbiamo finito l'auto un paio di ore prima dell'evento. Tu puoi immaginare, condensato in così poco tempo, il lavoro immenso che è stato fatto. È stata una corsa. Una corsa, gente che ha lavorato. Io ho sempre detto, io non ho bisogno di fornitori, ma di partner, perché sei un fornitore. Io ho detto a tutti, ragazzi, io ho bisogno di partner, perché se voi fate i fornitori non andiamo bene e non arriveremo a fare questo. Non arriviamo al risultato in tempo, certo. Ho trovato, grazie al cielo, della disponibilità, e forse sai, la pandemia ha aiutato. C'è questa volontà di fare qualcosa, di creare. Io dico, è creare la grande bellezza, cioè accendi la televisione e 3.000 contagiati, 10.000, 20.000, i numeri esplodevano, morti, cioè ti veniva una tristezza profonda. Io volevo creare questa grande bellezza in realtà per dire ci sarà, finirà sta cosa, ci sarà qualcosa dopo, e per cui questo ha motivato tutti e ho trovato una passione paurosa negli italiani che veramente io pensavo e sapevo che ci fosse e che era un po' nascosta, e questa è uscita, e tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto, ti posso garantire, non l'hanno fatto per i soldi. Un'altra domanda che volevo farti è appunto l'ingegnerizzazione delle batterie, che è molto particolare, e anche la disposizione, perché su un'auto elettrica siamo abituati ad avere il classico pianale con la batteria. Tu prima, dietro le quinte, insomma, un po' mi hai spiegato, ma mi piacerebbe che tu spiegassi anche al nostro pubblico perché hai fatto questa scelta. Certo. Allora, innanzitutto tu sai che io non sono nato ieri, ma un po' di tempo prima nel mondo dell'auto elettrica, per cui ho il privilegio di avere un network e una conoscenza di persone che se uno inizia oggi non può avere, grazie al cielo. Quindi io sapevo che dovevo fare una cosa di contenuto tecnologico altissimo e impacchettarlo bene, perché in realtà l'auto è, diciamo, la punta dell'iceberg di un business che è molto più grande, che quindi è sotto, che è la cella della batteria, più che la batteria, quindi la cella allo stato solido. Io ho trovato appunto l'opportunità di mettermi insieme in società con AB Group, questa società belga, che non è altro che uno spin-off del Politecnico di Bruxelles, dove il professor Noshin Omar, che è il mio socio, ha lavorato alla cella allo stato solido per 15 anni e da 2 anni ha fatto una piccola produzione, quindi in un campus della Solvay, che è un'industria chimica belga a Bruxelles. Quindi in questo campus di Solvay ha messo una piccola produzione e abbiamo appunto l'opportunità di fare quello che si chiama una linea pilota. Quindi prima di arrivare alla Gigafactory tu devi avere, non puoi partire a fare la Gigafactory, devi avere una linea pilota. Quindi dallo studio classico, universitario, quindi accademico, a una cosa scientifica, a una cosa che inizia a essere industrializzata. Uno dice, il passaggio è lungo, cioè ci vogliono 15 anni. Quindi quello che noi abbiamo adesso è quello che è stato fatto in realtà in ricerca e sviluppo per 15 anni. E approfittiamo dell'ultimo tassello mancante, che è l'industrializzazione. Per arrivare a quel livello dobbiamo creare una validazione del prodotto, e la validazione del prodotto lo facciamo con Fulminea, perché nessuna casa automobilistica mi darebbe il suo prodotto per fare la validazione, quindi ce la facciamo noi. Per cui noi mettiamo queste celle che sono prodotte a livello di megawattora anno, quindi è piccolo. Fai conto che faremo 10-12 batterie, anche perché tu hai detto 1.000 euro al chilo, è vero, costa 300.000, quindi puoi immaginare quanti milioni ci vogliono. Quindi noi faremo 10-12 di queste batterie. Le celle a stato solido vanno benissimo per contenere tanta energia, perché non avendo l'elettrolita liquido
tu li puoi ovviamente comprimere e rendere molto più dimensionalmente in volume circa la metà, così come il loro peso. Quindi tu arrivi ad avere idealmente fino a 500 watt/ora per chilo, che tu sai è tantissimo. Però hanno una certa latenza. Io ho 1,5 megawatt e trovare una batteria che quando acceleri ti dia tutto subito è impossibile. Bravissimo. Per questo che ci sono i super capacitori. E tu non l'hai messa a livello pianale perché volevi mantenere l'auto. Sì, scusami, esatto. Molto bassa. Questa è la cosa che ti spiegavo prima nel backstage, che se io avessi messo la batteria nel pianale tu saresti troppo seduto alto per una hypercar. Certo. E quindi non hai la sensazione di guida da hypercar. Scusatemi il francesismo, ma il culo deve essere per terra. Certo. In una macchina così, una macchina da corsa. E quindi abbiamo scelto una ripartizione, se vuoi, di mid-engine, no? Con in aggiunta gli ultra caps che sono sull'asse anteriore, proprio per mantenere tutto il peso all'interno dei due assali e avere una ripartizione ideale di 50-50, perché tu sai che quello che poi ovviamente ti dà la miglior performance quando sei in accelerazione. Poi lasciamo parte la parte di ludicrous, che se ti vuoi divertire con un pulsantino tu riesci ad avere per esempio il 30% davanti e il 70% di trazione di dietro, quello poi lo fai tutto con l'elettronica. Certo. E un'altra domanda che volevo farti era appunto sui motori. Tu prima mi parlavi di 1,5 megawatt su questi motori che sono sulle gomme, sulle ruote. Com'è lo sviluppo? A che punto siamo? Hai qualche partner che stai usando? Esatto, abbiamo un fornitore inglese che ha precedenti in Formula E, nel racing, che ci dà già un motore che ha una resa vicino al 98%, è un meloncino così con 510 cavalli. 510 cavalli è una roba del genere. Ti lascio, non ti dico neanche quanto costa, perché vedendo il prezzo dell'auto, insomma, da andare via storto. E quindi questo, andando a pescare il meglio, credimi, siamo andati a prendere quello che di meglio si trova oggi, e anche magari non oggi ma solo domani, perché appunto partendo con la produzione fra 2 anni non è che dobbiamo avere la cosa subito, che è oggi in produzione. Certo, e tutto questo ci ha portato alla capacità di ridurre notevolmente il peso rispetto alle altre hypercar elettriche. Tu che sei un po' un visionario, questa domanda va un po' fuori quelle che avevo preparato. Tra 2 anni, appunto, quando finirai comunque la produzione di questi esemplari, io ti auguro assolutamente di arrivare alla 61esima. Come sarà un po' il futuro, secondo te, dell'elettrico? Vedremo già celle a stato solido già nell'automotive, o Estrema Fulminea sarà il precursore, diciamo, di questa tecnologia? Io ho il vantaggio di essere molto al contatto con l'industria delle batterie cinese, coreana, europea adesso, e ti posso dire che stanno lavorando in tantissimi, e di sicuro dal 2025 io spero che noi saremo i primi, ma tra il 2025 e il 2026 ne vedremo delle belle, nel senso positivo, dove appunto saranno inizialmente accessibili a una gamma premium, certo, perché le celle a source solido comunque costeranno, se tu dici prezzo al chilo, costeranno un po' di più rispetto a quelle all'elettrolite liquido, però man mano che si va avanti diventeranno molto concorrenziali. Poi ci sono certe applicazioni dove lo stato solido, per esempio, è importante. Faccio un esempio: nei motoscafi, le navi, queste batterie non bruciano, e quindi se tu hai un'imbarcazione che brucia in mezzo al mare, quindi non è molto consigliabile. Però quindi da un livello premium, chiamiamolo, quindi di fascia un po' medio-alta, si scenderà, e probabilmente da qui al 2030 diventerà mainstream, dove lo stato solido sarà il nuovo standard, quello che noi oggi abbiamo con l'I-Ion elettrolite liquido. Entro il 2030 è il nuovo standard. Non possiamo indovinare, non avendo certo la sfera di cristallo, perché magari qualcuno troverà un altro stato solido che è ancora più sofisticato, dove arrivi magari a 1000 watt/ora per chilogrammo. Quando arriviamo lì ovviamente abbiamo
Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Penso che in quel caso avrai la macchina che ti fa 1000 km, si ricarica in 5 minuti, eccetera, che tu sai che è quello che poi alla fine... Quello che la gente sta cioè, ti faccio l'esempio del mio amico che dice io ho la casa in Puglia, voglio partire da Bolzano. Lo conosci questo, vero? Sì, e voglio arrivare in Puglia, faccio 1000 km e non mi fermo mai. Tutto di fila. E dico... Come farai te a partire da Bolzano e andare nel Salento senza manco far pipì? Senza andare in bagno. Senza andare in bagno, dico, non lo so, io... Pappagallo e via. Non so te, ma probabilmente c'è il pappagallo in macchina. Dico, io ogni 3 ore mediamente... Sì, devi fermare. Anche a parte il fatto che 3 ore di fila non mi diverto più a stare seduto in macchina. Sì. Ma andare in bagno, berti un caffettino, scaricarti le email, eccetera, tu lo sai meglio di me. Hai già ricaricato. Hai già ricaricato. E quindi questo poi diventerà, penso, appunto una cosa veramente per tutti. Quindi dal 2030 secondo me nessuno avrà più il motivo di comprare un'auto termica. Certo. Infatti stanno puntando tutti un po' su quello. E senti, un'ultimissima domanda. Me la farai provare una volta? Guarda, perché sei te, sì, perché ti ho visto in pista e... vado piano. Ti hai visto in pista, però lì non eri tanto... ma adesso sono diventato... Allora, era la prima volta che andavo in pista, okay. Mi sono anche girato, vabbè. Sì, no, a te sì, Comunque, assolutamente. grazie mille. È stato un grande piacere, Matteo. Grazie. Complimenti. E complimenti a te. Grazie.